Salute a tutti! Nel precedente video abbiamo visto e criticato gli indizi che fecero ritenere a Filastò che il mostro si presentasse alle sue vittime in veste di agente delle forze dell'ordine. Agente vero o agente falso. Cioè, secondo Filastò lui si presentava con la bolla blu lampeggiante sul tettuccio, in alcune occasioni disse in divisa, in altre in borghese. In ogni caso Filastò non pensava a un agente fasullo, pensava a un agente vero, soprattutto perché, secondo lui, questo agente era a conoscenza delle mosse degli inquirenti e era in grado di reperire delle informazioni che erano informazioni riservate, per cui non poteva essere un falso agente, doveva essere un agente vero. In questa seconda parte di video cercheremo di capire quali sono gli elementi che indussero Filastò, che ricordo è stato difensore di Mario Vanni e è scomparso recentemente a dicembre dello scorso anno, quegli elementi che fecero ritenere a Filastò che questo personaggio fosse interno alle forze dell'ordine. Cominciamo dalla vicenda Spalletti, che abbiamo già visto in 2 video appositi e che qui cercheremo di recuperare per la parte relativa appunto a questa figura di mostro poliziotto che in qualche modo emerge. Ecco, se andiamo a leggere questo trafiletto tratto dall'arringa di Filastò al processo Vanni del 5 marzo 98, vediamo emergere questo personaggio. Sarà che è meglio tenerlo lontano Enzo Spalletti? A un tratto abbia a dir qualcosa finalmente di quel che ha visto, come il suo amico Fosco Fabbri, che lui un poliziotto lo aveva incontrato e lo aveva minacciato con una pistola. Fosco Fabbri, l'amico di Spalletti, fate conto che non vi ho detto niente, non ho detto niente, mi capiterà ancora, e voi mi scuserete di uscire dal seminato. Ecco, a dire il vero, questa figura di mostro poliziotto al processo non è che Filastò la sottopose al giudizio dei giudici, però diciamo così la fece emergere. Ma dove viene delineata questa figura di mostro poliziotto è nel libro di un po' di anni dopo, nel libro di Filastò, Storia delle merende infami. Andiamo a leggere. Mentre Spalletti è ancora in carcere, gli inquirenti interrogano l'amico Fosco Fabbri. Fabbri spontaneamente racconta una sua avventura di guardone. Dice che un giorno se ne andava per boschi, incontra un tale in divisa. Non sa precisare quale divisa sia, da guardia forestale ipotizza. Questo tale ce l'ha con lui in quanto guardone. Lo minaccia con una pistola, lo costringe ad entrare in auto e qui, dentro l'abitacolo, gli fa una specie di sermone. Voi guardoni fate schifo, siete dei pervertiti vigliacchi, perché la legge non può nulla contro di voi. Non commettete nessun reato, semmai il reato lo commettono quelli che voi occhieggiate, ma siete dei criminali, vigliacchi in quanto intangibili. Dopo una mezz'ora di sudori freddi, con quell'arma spianata davanti al viso, il tale in divisa lo lascia andare. Doveva essere qualcuno esperto di legge, forse un poliziotto, ipotizza Fabbri, perché di leggi se ne intendeva davvero. Allora io non ho il verbale di questo interrogatorio di Fosco Fabbri, anche le mie fonti non hanno questo verbale. E c'è il sito Il Mostro di Firenze, un caso ancora aperto, che ne riporta una trascrizione, un sunto. E secondo questo sito l'interrogatorio sarebbe del 13 giugno 1981. Ma allora, questo personaggio che aveva fatto questa paternale a Fosco Fabbri, supponiamo appunto che le cose siano andate effettivamente così, era il 77 ricordo, chi poteva essere? Poteva essere il mostro. Ma allora, era il 77, mancavano 4 anni al primo delitto seriale del mostro di Firenze e dovremmo pensare a un mostro che era nella zona dove 4 anni dopo avrebbe fatto il suo primo delitto seriale e incontra un guardone e gli fa questa paternale. Sì, è possibile, ma insomma, perché si dovrebbe pensare proprio al mostro di Firenze che fa una cosa del genere? Poteva essere qualsiasi, poteva essere probabilmente più una guardia forestale vera, magari,
che si era divertita alle spalle di Fosco Fabbri. Io non so che tipo era Fosco Fabbri, ma magari poteva essere un tipo che poteva indurre anche così a essere preso un po' in giro. Non lo so, però insomma pensare al mostro di Firenze è veramente una forzatura. Anche lo stesso Filastò credo che non pensasse effettivamente al mostro di Firenze con questo personaggio, ma lui era più che altro, diciamo, era stato colpito dal fatto che Fosco Fabbri aveva parlato di questo personaggio. Infatti, leggiamo il suo ragionamento. Nel corso di un ennesimo interrogatorio, Spalletti se ne esce con una strana battuta. Voi lo sapete che io non sono l'assassino, ma mi tenete in galera perché state proteggendo qualcun altro. Una battuta che non può restare così per aria. I due funzionari della giustizia si risentono con indignazione. Ma che sta dicendo lei? Cosa intende dire? Spalletti si morde la lingua. Niente, niente, dicevo così, tanto per dire qualcosa. E allora, questo è Spalletti, ma si collega al discorso di Fabbri, vediamo come si collega. Questa è la scena, adesso vi leggo la scena, come se la immaginò Filastò, diciamo così, del delitto con Spalletti che guardava. Spalletti ha visto l'auto dei fidanzati avanzare lungo la via dell'Arrigo, fermarsi al lato. Ma ecco che dietro la macchina dei fidanzati avanza un'altra auto. Quest'auto ha sul tettuccio la luce blu, rutilante delle auto della polizia. Dall'auto esce un uomo, alto, massiccio, si avvicina alla macchina della coppia. Parla rivolto al finestrino della guida. Il giovane, che anche lui ha visto la bolla blu sopra la macchina, apre il finestrino. Appare fulminea la pistola. Gli spari. Spalletti è scioccato, osserva cadere uno dopo l'altro i fidanzati. Vede la ragazza estratta dall'auto e trascinata a una certa distanza. Assiste a tutta la scena. Forse a questo punto Spalletti fugge. Forse raggiunge a casa sua l'amico Fabbri e gli racconta tutto. Ma silenzio, per carità, silenzio, un poliziotto che fa queste cose in tutta tranquillità, c'è di mezzo qualcosa di grosso, c'è di mezzo il complotto. Forse è per questo, a causa della sindrome del complotto, che l'infermiere della Misericordia se ne esce con quella battuta infelice, mentre lo interrogano due onestissimi magistrati. È questa la ragione per cui Spalletti si fa in silenzio i suoi 4 mesi di galera. Forse è per questo che l'amico Fabbri fa quell'accenno all'episodio che gli è capitato anni prima. In quale altro modo spiegare la singolare associazione di idee? Eccola qui la spiegazione di Filastò. Non è che, secondo lui, quel personaggio era davvero il mostro, ma era Fabbri che a quel punto aveva pensato che potesse esserlo. Perché? Perché Spalletti avrebbe visto il mostro poliziotto all'opera, sarebbe fuggito, sarebbe andato da Fabbri, i due avrebbero parlato e insieme avrebbero deciso di non fare parola di questo avvistamento, per paura che il personaggio, essendo un poliziotto, fosse protetto e la loro denuncia potesse crear loro dei problemi. Allora, è una spiegazione molto molto forzata, no? Perché pensare che Spalletti si sarebbe fatto 4 mesi e mezzo di galera con il rischio di rimanere dentro ancora, perché se il mostro non avesse ucciso a ottobre, lui sarebbe rimasto dentro ancora dei mesi, chissà quanti, e che non avesse parlato per paura di questo poliziotto è una cosa poco ragionevole. Ma la cosa irragionevole è il fatto che entrambi, sia lui che Fabbri, avrebbero fatto capire ai loro interlocutori che erano colleghi di questo poliziotto, insomma erano magistrati, erano nell'ambiente delle forze dell'ordine, avrebbero fatto capire che loro avevano visto questo poliziotto, ma allora dove sta il vantaggio di stare zitti? Cioè a quel punto lì, avvertendo del fatto che loro avevano visto, si mettevano in una condizione di pericolo. La cosa non torna chiaramente, no? Un'altra cosa che c'è da dire è che la scena immaginata da Filastò abbiamo visto già nel video scorso che non è ragionevole che fosse accaduta, perché quando il Giovanni Foggi fu colpito da 2 proiettili,
e il vetro doveva essere su. Cioè i due proiettili andarono a colpire la stessa zona, uno dei due fu rallentato perché non penetrò oltre il tavolato osseo e l'altro sì invece. Vuol dire che al primo colpo il finestrino era su, non era giù. Poi ecco, questa è un'altra cosa che mi ero dimenticato di dire la volta scorsa, è che i vetri che erano caduti completamente di quel finestrino e che avevano fatto pensare a Filastò che il mostro, dopo aver ucciso i ragazzi dentro a finestrino abbassato, avesse tirato sul finestrino, lo avesse infranto con la pistola, con un corpo contundente, per ingannare gli inquirenti sul fatto che lui non era un poliziotto, cioè i ragazzi non avevano tirato giù il finestrino per fargli vedere i documenti in sostanza, però avevo detto appunto che quella portiera era stata aperta e richiusa dai primi poliziotti maldestri che intervennero sulla scena del crimine e che sicuramente fecero cadere tutti i frammenti del vetro. Questo lo si capisce anche dal fatto che la sicura dello sportello di guida era alzata, come era alzata la sicura dello sportello del passeggero. Dallo sportello del passeggero il mostro aveva tolto il corpo della povera Carmela, e quello è ragionevole che la sicura fosse su, ma dallo sportello di guida non fece niente, non c'era motivo che la sicura fosse su, se non per il fatto che questi poliziotti prima dell'arrivo della scientifica l'avevano tirata su per aprire la portiera e andare a cercare il portafoglio di Giovanni. Richiudendola, tutti i frammenti di vetro che erano attaccati ancora al finestrino caddero completamente giù. Ecco, per chiudere questa vicenda Spalletti dal punto di vista del mostro poliziotto, parliamo ancora una volta della telefonata presunta che sarebbe arrivata alla moglie di Spalletti e poi al fratello, mi sembra. Leggiamo da Storia delle merende infami. Mentre Spalletti è in carcere, un ignoto telefona alla moglie, poi telefona anche al fratello. Ditegli che stia zitto e tranquillo, che presto sarà scagionato, presto uscirà di carcere, dice l'anonimo interlocutore telefonico. Però gli sta bene un po' di galera a quello scemo, che gli è saltato in mente di dire che aveva saputo dei morti dai giornali, quando i giornali sono usciti con la notizia la mattina dopo. Allora ho già detto in altre occasioni che di questa telefonata l'unica fonte è il libro di Filastò, che poi è stato ripreso dal sito Il Mostro di Firenze, un caso ancora aperto, ma ha ripreso esattamente le parole di Filastò. Non si sa se questa telefonata c'è stata davvero, ma supponiamo pure che ci sia stata. Allora la prima parte può anche andare bene, no? Nella prima parte diciamo che si può pensare a un mostro che dice ditegli a Spalletti che stia zitto che tra un po' lo scagionerò. Come dire, se parla sono dolori. Però la seconda parte francamente è un po' strana. Però gli sta bene un po' di galera a quello scemo, che gli è saltato in mente di dire che aveva saputo dei morti dai giornali quando i giornali sono usciti con la notizia la mattina dopo. Cioè, questo ha poco senso, che un mostro che minaccia questo Enzo Spalletti promette di farlo uscire e poi fa questa battuta che gli è saltato in mente a quello scemo di dire, insomma, io onestamente non la vedo una cosa molto credibile. Allora, parliamo del delitto di Baccaiano. Da Storia delle merende infami. Anche il test Luciano Calonaci, sentito per iniziativa della difesa a proposito dell'omicidio di Baccaiano, è stato arduo tentare di smontarlo. Al dibattimento del processo ai compagni di merende ha resistito impavido alle obiezioni del pubblico ministero, solo un po' stupito di essere trattato come un mentitore. Il 6 giugno 1982, e qui però è un errore nel libro, è il 19 giugno, era appena uscito di casa verso le 23 per andare in chiesa, dove era in corso la messa prima della processione che si sarebbe snodata lungo le vie del paese di Cerbaia. La casa di Calonaci è sulla via principale del paese, dalla porta d'ingresso si accede subito sul marciapiede. Dalla direzione di Firenze arriva un'auto, marcia con lentezza, quasi a passo d'uomo. Pareva in perlustrazione, dice Calonaci, un solo uomo a bordo, una persona massiccia con una camicia azzurrina. Quest'uomo pare sorpreso appena imbocca la strada illuminata, sorpreso dalla gran luce. S'accorge che Calonaci lo osserva, allora si ingobbisce, la testa fra le spalle nasconde il volto.
Pareva fosse stato scoperto a rubare in chiesa, dice il testimone. Procede in direzione di Baccaiano, 3/4 d'ora al massimo prima del duplice delitto, e la direzione è quella. La macchina, dice Calonaci, era della polizia. Ci ho fatto caso, dice, perché mi ha meravigliato che ci fosse una sola persona a bordo. In genere viaggiano sempre in due. Ecco, vediamo in questa piantina la posizione di Cerbaia rispetto alla piazzola di Baccaiano. Ecco, ci sono circa 7 chilometri. Ecco, secondo Filastò, questo personaggio in questa macchina della polizia sarebbe passato da Cerbaia andando in direzione della piazzola del delitto 3/4 d'ora prima del delitto stesso. È il che ci fa pensare che secondo lui questo sarebbe stato il mostro che è arrivato davanti alla 147 di Paolo Mainardi. Ecco, io credo che anche lo stesso Filastò in quell'occasione non abbia pensato a una macchina della polizia ferma accanto a quella delle vittime, perché non c'era spazio nella piazzola e le varie testimonianze, i vari testimoni che passarono davanti non videro nessuna macchina. Cioè, questo vale per le bugie di Lotti, per sbugiardare Lotti, che raccontò che la macchina sua e quella di Pacciani erano parcheggiate sulla strada lì vicino alla piazzola e nessuno le aveva viste, ma vale anche per un'eventuale auto di un poliziotto, cioè non c'era nessuna auto accanto a quella delle vittime. Va bene, allora, io penso che Filastò a questo punto avesse pensato a un mostro che, passando davanti a questa macchina, sarebbe poi andato a parcheggiare e poi sarebbe intervenuto e così via. In quel caso, naturalmente, senza nessuna bolla blu, non so, forse, anzi, nemmeno in divisa, adesso capiamo perché. Allora, la deposizione di Calonaci è del 12 dicembre 97 e effettivamente Canessa lo maltrattò un pochino, no? Fu un po' duro, a parte va bene che quello era un po' il metodo di Canessa, insomma, però effettivamente lo trattò un po', insomma, lo maltrattò e a dire il vero il presidente, è una delle rare volte in cui il presidente intervenne in favore di un testimone a favore della difesa. Allora, Calonaci si era presentato alla SAM il 10 settembre 1985, cioè a distanza di 3 anni dal fatto, da quando lui aveva visto questa macchina. Il giorno era quello successivo alla scoperta dei cadaveri dei francesi a Scopeti e i giornali erano usciti a tutta pagina con le notizie di questo delitto. Vediamo qui La Nazione, ancora il mostro, gli altri giornali avevano titoli altrettanto eclatanti. Ecco, si può immaginare che Calonaci a quel punto avesse ripreso questa sua convinzione di aver visto qualcosa di importante ai tempi del delitto di Baccaiano, che era avvenuto abbastanza vicino a casa sua, e si fosse presentato appunto alla SAM. Allora, vediamo l'interrogatorio che Filastò fece del testimone. Filastò lo aveva convocato, era lui che aveva convocato Calonaci al processo. Filastò, ce lo può descrivere più o meno questo personaggio? Calonaci, ecco, l'identikit era come l'identikit del mostro. Praticamente aveva i capelli bianchi, corti, tagliati a spazzola, piuttosto robusto. Ecco, io penso che, non è ben chiaro, ma penso che si riferisse a questo identikit. Questo personaggio dentro la macchina, secondo Calonaci, evidentemente era il mostro, no? Continua Filastò, anche alto e chi lo sa, era a sedere, comunque sembrava una persona normale. Filastò, e aveva questo atteggiamento guardingo e sospettoso. Mi sembrò, ma questo io lì per lì non lo notai neanche, mi rimuginò dopo il delitto. Perché? Perché si è letto più volte sui giornali che il mostro di Firenze poteva essere una persona vicino alla polizia, che lavorava in quegli ambienti. E allora Calonaci ammise che quello che aveva letto sui giornali, cioè del fatto che il mostro poteva essere un rappresentante delle forze dell'ordine, in effetti così, nelle ipotesi che c'erano sui giornali c'era anche questa, era una ipotesi diciamo abbastanza, che poi anche suggestiva, no? Per cui insomma era presente abbastanza. Continuiamo con l'interrogatorio di Filastò. La macchina era sicuramente della polizia? La macchina era della polizia.
C'era la luce, quelle luci speciali lampeggianti? Non lampeggiava, sicuramente, se no l'avrei visto, risponde Calonaci, ma se c'era neanche non lo so. E che macchina della polizia fosse? Filastò, come fa a dire che era una macchina della polizia? Ma si vede se è una macchina della polizia, lei ha strisce, lei. C'era la scritta? Non lo so, ma era una macchina della polizia, perché anche il migenero gli dissi, ma guarda la macchina della polizia, con uno solo dentro. Ma era in divisa questa persona? Chiede Filastò. No, c'aveva una camicetta bianca con le maniche corte. Ecco, Calonaci ci sta dicendo che questo personaggio era su una macchina che gli era sembrata una macchina della polizia, ma non sapeva, non aveva visto la scritta polizia, e il personaggio dentro, che era uno solo, era con una camicetta bianca con le maniche corte, che naturalmente era tutt'altro che una divisa da poliziotto. Poi fu la volta di Canessa, il controinterrogatorio di Canessa, e da questo controinterrogatorio si venne a sapere qualcosa di interessante. Il PM, io le vorrei chiedere due cose molto importanti, il giorno in cui lei la vide e l'orario, poi le spiego perché. Calonaci, la sera stessa che fu fatto l'omicidio, se no non avrei neanche rimuginato nulla, capito? PM, ora però lei in questa annotazione dice, nella sera precedente l'omicidio. Cioè, Canessa sta parlando dell'annotazione che la Sam prese quando Calonaci andò a raccontare questo episodio. Calonaci, la sera stessa, era le 9. PM, come orario, siamo alle 9, 9 e mezzo. Lei disse a quell'epoca 21:30, 22. Lei però disse nella sera precedente l'omicidio. E allora questo appunto non era un verbale vero e proprio, era un appunto che non era nemmeno firmato, lo fece rilevare Filastò quando ritornò a parlare con il teste. Filastò, prima di tutto volevo sapere se aveva firmato un verbale. Calonaci, no, mi par di no, non lo so, Filastò, no, infatti, non è firmato. Quindi non è un verbale questo, è un appunto indiretto sulle dichiarazioni a suo tempo rese dal signore. Beh, allora, fermiamoci un momento. Era un appunto non firmato, non era un verbale, però c'è da domandarsi se chi aveva raccolto questa testimonianza avrebbe potuto sbagliare così clamorosamente dal giorno del delitto al giorno precedente il delitto. Cioè non è che era giovedì o era venerdì, no, era il giorno del delitto o il giorno precedente, insomma non è una cosa irrilevante. Io credo che chi avesse sentito questo racconto non avrebbe potuto sbagliare questo elemento così fondamentale, io penso. Poi anche l'orario, nel libro di Filastò, l'abbiamo letto prima, si dice 3/4 d'ora al massimo prima del duplice delitto e la direzione è quella, cioè a parte il giorno ma anche l'orario, no? Qui in quell'appunto si parlava di 21:30, 22. Ora ci sono 7 chilometri, abbiamo visto, da Cerbaia alla piazzola di Baccaiano, c'era un'ora e mezza, 2 prima del delitto. Insomma, questo poliziotto andava in giro in quella zona e poi vide la macchina di Mainardi, ma insomma non è la stessa cosa come se effettivamente fosse andato in direzione della piazzola del delitto poco prima del delitto. Allora uno potrebbe pensare sì, magari questa macchina c'entra qualcosa, ma qui si parla di un'ora e mezza, 2 ore prima e poi addirittura del giorno prima. Però c'è qualcos'altro che bisogna dire, e bisogna dire questo, che abbiamo visto in altre occasioni che i testimoni che vengono interrogati dalla polizia o dai magistrati tante volte sono indotti, diciamo così, a venire incontro alle esigenze di chi li sta interrogando. È una cosa psicologica, no? È una situazione che è capibile. E in questo caso invece l'impressione è che Calonaci fosse andato incontro alle esigenze non della polizia, non dei magistrati, ma di chi stava chiedendogli di questa cosa e ci voleva anche scrivere un libro. Leggiamo sempre l'interrogatorio di Calonaci da parte di Filastò. Filastò, senta, poi lei ne ha parlato con un avvocato, l'avvocato Bevacqua? Sì, perché io ne parlavo, sì, con una persona e dopo lo dissi a un avvocato. Questo avvocato mi mandò a chiamare, ecco.
Filastò, e c'ero anch'io in quell'occasione, le dissi che stavo scrivendo un libro e che mi interessava questa cosa. È così? Calonaci, sì. Bene, senta, lei questo libro l'ha letto poi? Calonaci, sì. Il libro è Pacciani Innocente, che fu pubblicato nel novembre del 94, è l'antenato di Storia delle merende infami. Pacciani venne condannato il 1° novembre di quel mese. Ecco, cominciamo a notare che Bevacqua, che aveva convocato questo teste, poi non lo portò al processo. Evidentemente la sua testimonianza non gli parve così importante per la difesa del proprio assistito. Cosa che invece poi avrebbe fatto Filastò, che avrebbe anche inserito questa testimonianza nel suo libro Pacciani Innocente. Continuiamo. Filastò, l'ultima domanda, signor Calonaci, è sicuro che fossero le 9:30 come ci ha detto ora e non invece le 10:30 come disse a suo tempo a me? Ma, e ora come si fa? C'era la messa, bisognerebbe ritornare a quell'epoca lì e vedere quella sera. Ecco, cerchiamo di ricostruire l'orario attraverso la messa. La gente era alla messa, ma la messa stava per finire? Era per uscire la processione. E più o meno a che ora cominciò la processione e finisce la messa? Bisogna guardare a quel giorno là. Ma è una messa notturna quella che viene fatta in questa occasione? Come? È una messa notturna quella che viene fatta nell'occasione di questa festa? Sì, è una messa e poi dopo la messa vanno in processione. Si ricorda a che ora comincia la messa? No, se no allora gliel'avrei detto prima. Comunque lei non esclude che possa essersi trattato non delle 9:30 ma delle 22:30? Era già buio da un pochino, perché c'era le luci accese, tutto. Beh, insomma, si deve pensare che quando Calonaci parlò con Filastò nello studio di Bevacqua e Filastò gli faceva le sue domande, non si fosse tirato indietro se magari mezz'ora poteva essere anticipata o ritardata, o se magari il giorno sì, poteva essere il giorno prima del delitto, ma poteva essere anche il giorno del delitto, no? E magari, diciamo, andare incontro alle esigenze del suo interlocutore, cioè è una questione psicologica, c'è poco da fare. Anche perché in quell'occasione lì non c'era nessuno che avrebbe subito una condanna con le parole di Calonaci, che a dire il vero al processo parve una bravissima persona, però cioè, si sa che poi il desiderio, diciamo, di aiutare può fare brutti scherzi. Ecco, se si va a leggere il libro di Filastò, Pacciani Innocente, si scoprono anche alcune altre notizie che poi Calonaci gli aveva detto e che poi dopo cambiarono. Per esempio gli aveva detto che sulla macchina c'era la scritta polizia, cosa che invece a processo escluse. C'era la scritta, non lo so, ma comunque proviamo a pensare bene a questa storia di questo pseudo poliziotto che era su questa macchina. Allora, che quella fosse una macchina di servizio con a bordo un poliziotto in maniche di camicia bianca, io direi che è una cosa che si può escludere, cioè non è possibile che una macchina di servizio venga presa così da un poliziotto e portata in giro senza nessun controllo da parte, questo l'abbiamo già detto nell'altro video, ma vale la pena di ripeterlo. Semmai quello che si potrebbe pensare è che quella macchina poteva essere simile a una macchina della polizia, poteva avere un colore, diciamo così, analogo, addirittura poteva anche essere una macchina ex polizia. Allora, la cosa è risaputa, cioè la polizia, come tutti gli altri corpi dello Stato, insomma, possono vendere a un certo momento le loro auto di servizio. E se si vanno a cercare anche adesso auto ex polizia su internet, si trovano. Qui c'è un esemplare della polizia municipale anche. Ecco, queste auto vengono vendute e io credo, qui non sono riuscito ad avere l'informazione precisa, ma è sicuro che per poter circolare queste auto devono essere private delle scritte polizia, quello che è, e anche di eventuali apparati, non so, la bolla blu che c'è sul tetto, chiaramente devono essere messe in condizione di non essere scambiate per un'auto della polizia, però io non credo che il colore debba per forza essere cambiato, anche perché, cioè questo me l'ha detto il mio carrozziere, che però non ha esperienza diretta, ma secondo lui non c'è motivo che ci sia l'imposizione di cambiare il colore, anche perché riverniciare totalmente una macchina vecchia non conviene, cioè riverniciare una macchina costa caro. Vabbè, un conto è riverniciare un pezzettino per togliere la scritta,
un conto invece è riverniciare tutto. Io non credo che sia obbligatorio riverniciare totalmente la macchina, però se c'è qualcuno che lo sa mi può smentire. È possibile dunque che quella fosse stata una macchina che il proprietario che l'aveva comprata l'aveva lasciata di quel colore e poi c'era andato in giro. Io penso, se poi dava l'impressione di sentirsi osservato, e questo è normale, perché uno che va in giro con una macchina che può essere scambiata per quella della polizia, magari si sente osservato, no? Per cui poteva essere questa impressione che aveva avuto Calonaci, che questo si sentisse osservato, poteva essere un'impressione dovuta a questo fatto. Passiamo adesso a Lorenzo Allegranti, rimanendo ancora su quel delitto. Diciamo in un certo senso. Lorenzo Allegranti abbiamo visto nel video La leggenda di Allegranti chi era. Era l'autista dell'ambulanza che soccorse il povero Paolo Mainardi lì a Baccaiano e lo portò in ospedale dove morì dopo 8 ore. Sappiamo che Lorenzo Allegranti ricevette alcune telefonate dopo questo delitto e da qualcuno che voleva informazioni. Ecco, secondo Filastò questo qualcuno era il mostro, ma questo mostro aveva accesso a informazioni riservate. Vediamo perché. La deduzione di Filastò parte dalla telefonata che Allegranti ricevette mentre era in vacanza a Rimini. Eravamo a mangiare la sera e Allegranti dice, la chiamano al telefono. Vabbè, io ero con mia figlia, mi venne dietro e andai in cabina rispondendo. Mi disse che era il cosiddetto mostro di Firenze e che gli ero stato condannato a morte. Ho avuto il processo, sono stato condannato a morte. E questa è la deposizione di Allegranti al processo. Invece, in Storia delle merende infami, chi era in grado di sapere che l'Allegranti si trovava nel luglio 1984 in vacanza in quella pensioncina di Rimini? Non è mica un divo dello schermo l'Allegranti, che i suoi spostamenti sono di dominio pubblico. Poteva essere un giornalista? Si chiede Filastò. I giornalisti a volte sono insistenti, ma arrivare alle minacce, questo è fuori dall'etica e dalla prassi professionale. Il giornalista è escluso, un curioso qualsiasi, un quivis de populo che può accedere a precise fonti di informazione, cioè un personaggio qualsiasi, un quivis de populo, tali da consentirgli di sapere che Lorenzo Allegranti si trova il tal giorno in una piccola pensione riminese? Secondo la sua prospettiva, il punto di vista, cioè di chi vuol conoscere a tutti i costi le ultime parole della sua vittima, l'ignoto telefonatore potrebbe temere che Mainardi abbia parlato del suo metodo di avvicinarsi, senza suscitare timore, istinto di difesa, del modo da lui usato affinché Paolo aprisse il finestrino esponendosi così a distanza ravvicinatissima alle pallottole della calibro 22. E quale può essere questo modo? Polizia, i documenti prego. Un poliziotto potrebbe aver detto Paolo Mainardi se fosse stato in grado di dire qualcosa. E questa sarebbe una connotazione molto individualizzante, specialmente se corrispondesse alla funzione reale del personaggio. È per questo che a mio parere l'ignoto terrorizza Allegranti. Ma allora qui bisogna dire che se quel poliziotto fosse stato quello visto da Calonaci, ho già detto che è impossibile che questo poliziotto si fosse accostato all'auto di Paolo Mainardi con la sua auto e la bolla blu sopra, no? Perché non c'era spazio e i testimoni non videro quest'auto. Se poi era a maniche di camicia bianche non si era nemmeno accostato con la divisa, per cui diciamo che questo conto fatto da Filastò sul fatto che Mainardi potesse aver visto un poliziotto non torna. Ma la cosa strana è anche questa. Allora, secondo Filastò, evidentemente, questo mostro poliziotto sarebbe caduto nella trappola di Silvia Della Monica quando uscì sui giornali la notizia che forse Mainardi, prima di morire, aveva descritto il suo assassino. Ecco, questi articoli, usciti qualche giorno dopo il delitto, secondo Filastò potevano aver indotto questo mostro poliziotto a temere di essere stato descritto, non tanto come persona fisica, quanto come ruolo, come personaggio, come tipo di persona. Ma allora la domanda sorge spontanea, no? Ma se il poliziotto di Filastò aveva accesso alle informazioni riservate, tale addirittura da consentirgli di sapere in quale pensioncina di Rimini andava Allegranti,
Non so io come l'avrebbe saputo, se c'era qualche verbale dove Allegranti l'aveva raccontato nei suoi interrogatori, chi lo sa. Però Filastò pensa che quell'informazione, che non era un'informazione di dominio pubblico, fosse arrivata al mostro per le sue conoscenze nell'ambito delle forze dell'ordine. Ma allora, se lui aveva avuto questa informazione e non sapeva che quella di Silvia Della Monica era una trappola, io penso che se sapeva quella cosa sapeva anche l'altra, per cui c'è una contraddizione. Insomma, io penso che questo personaggio, che questo l'ho già detto nel video apposito, questo personaggio era, non so io, qualcuno che si prendeva gioco di Allegranti. Tra l'altro Allegranti era un personaggio un pochino così folcloristico, diciamo, aveva avuto anche un incidente, penso appena dopo il delitto di Baccaiano, un incidente molto grave sul lavoro che gli aveva creato qualche problema di memoria, qualche problema un po' così, insomma, per cui forse si prestava così agli scherzi di qualche buontempone. Magari lui raccontava di essere tormentato dal mostro e questo buontempone, o questi, magari che era più di uno, si divertirono alle sue spalle. Adesso arriviamo all'ultimo degli argomenti di questo video, che è il delitto di Lucca. Allora, il delitto di Lucca è un elemento fondamentale, direi, dell'architettura, dello scenario immaginato da Filastò, in cui appunto il mostro sarebbe questo rappresentante delle forze dell'ordine. Allora, vediamo di che cosa stiamo parlando. Allora, il 21 gennaio 1984 vennero uccisi sulle rive del fiume Serchio, vicino a Lucca, in particolare in una frazione di Lucca, Sant'Alessio, due fidanzati, Paolo Riggio di 34 anni e Graziella Benedetti di 31. Allora, i due avevano cenato in una trattoria, erano lì andati verso le 20 e verso le 22 erano usciti. Era una trattoria nella quale andavano spesso. E poi erano andati via con la loro macchina. La macchina era una 132, una macchina piuttosto grossa, 4 portiere, del padre di Paolo. E erano andati via e nessuno li aveva visti più, se non il loro assassino. Furono poi trovati sulla riva del fiume Serchio 2 giorni dopo dal padre del ragazzo. Allora, c'è da dire che di questo delitto, che è stato accostato ai delitti del mostro di Firenze, ma purtroppo non sono disponibili verbali, perizie, queste cose, come invece si sono rese disponibili via via per i delitti del mostro. Per questo delitto non sono disponibili, le uniche fonti sono giornalistiche e c'è da dire che sono fonti molto spesso in contrasto tra di loro. E poi ci sono anche fonti, diciamo così, secondarie di persone che hanno cercato di ricostruire in anni recenti il delitto. Ecco, in particolare io mi avvarrò di una fonte che mi è parsa la più affidabile, la più completa, che è un articolo che è reperibile nel sito Misteri di Lucca. Ecco, un articolo che mi è parso affidabile. Allora, lì ci sono anche le foto, che sono foto tratte da giornali. Allora, vediamo di descrivere la scena del crimine. Come si vede è una zona di campagna, lì è proprio sulle rive del fiume, che qui non si vede però. Allora, le 4 portiere della macchina erano tutte chiuse con la sicura, però il finestrino del lato guidatore era infranto. I due erano completamente vestiti, distesi sui sedili reclinati. Ecco, qui c'è un po' di censura, ma si vede benissimo come i due erano completamente vestiti e i sedili erano reclinati. L'assassino usò una pistola semiautomatica calibro 22, una pistola come quella del mostro, calibro 22 LR, e sparò 6 colpi. Allora, per quello che appunto si legge in questo articolo che ho nominato, ma in altre parti si leggono cose leggermente diverse, però appunto, ripeto, chi ha scritto questo articolo sembra abbastanza informato e io diciamo, prendo per buono quello che c'è scritto. I colpi sparati furono 6. Allora, 2 colpirono il ragazzo, uno lo colpì alla gola e qui vediamo la foto del colpo alla gola. E uno lo colpì alla testa, non viene ben precisato dove, si dice in questo articolo alla zona sinistra, mi sembra, della fronte, una roba del genere.
Comunque 2 colpi, uno alla gola, uno alla testa a Paolo. La ragazza invece venne colpita da 3 proiettili alla testa, allo zigomo sinistro, all'arcata sopraccigliare destra, in una zona imprecisata sotto il cuoio capelluto, e uno alla gamba sinistra. Ecco, vediamo qui il colpo alla gamba sinistra. Dentro l'auto vennero trovati 2 bossoli e un bossolo venne trovato fuori. Evidentemente fuori 3 bossoli erano scomparsi, diciamo, si erano persi. Ora è abbastanza ragionevole che si fossero persi perché bisogna pensare che appunto il giorno era non so se l'ho detto questo, ma lo ridico se l'ho detto, il 21 gennaio 84, e era una serata fredda di gennaio, diciamo è freddo, ma soprattutto diluviava. Per cui è plausibile che in un terreno fangoso, come poteva essere quello vicino al greto di un fiume, questi piccoli bossoli si siano effettivamente persi. Insomma, c'è da pensare che i 3 bossoli che mancavano all'appello si fossero persi nel terreno. Allora, una cosa importante è che il finestrino sembra che non fosse stato infranto da un proiettile, ma da un corpo contundente. Si legge in questo articolo che ho detto prima. Altra cosa di cui sembrano molto sicuri gli inquirenti e che noi prendiamo per verosimile, dato che solo la perizia balistica potrebbe smentirla e non è in nostro possesso, è che il vetro anteriore lato guidatore è stato infranto con un corpo contundente. Potrebbe essere stato anche con il calcio della pistola. Questo è un elemento molto importante che poi ci aiuterà a ricostruire la dinamica di questo delitto. Il portafoglio di Paolo non venne trovato. Venne trovata invece la borsetta di Graziella, venne trovata fuori dalla macchina, venne ritrovato anche il suo borsello, un borsello che conteneva 11.000 lire. Non è ben chiaro dove questo borsello fosse stato trovato, da questa foto sembrerebbe che fosse stato trovato accanto alla borsetta, chiuso, contenente sempre il denaro. In altre fonti si legge che invece venne trovato in macchina. Nel portafoglio di Paolo c'era una somma considerevole, non è ben sicuro quanto ci fosse, si dice che ci fossero 150.000 lire, che, tanto per avere un'idea, valgono circa 240 euro di oggi. Però in altre fonti si legge che erano anche di più, erano anche il doppio, comunque una cifra piuttosto considerevole. Allora, nell'immediato si fece l'ipotesi che il delitto fosse stato opera del mostro, principalmente perché era stata uccisa una coppia in macchina, come faceva lui. Però l'esame dei bossoli escluse che la pistola fosse quella del mostro, cioè venne controllato il segno del percussore su questi bossoli e si escluse che potesse essere la pistola del mostro. Tra l'altro poi questi bossoli avevano in fondo, sul fondello, una L, che era il simbolo della Lapua. Le cartucce infatti erano cartucce finlandesi e non erano le Winchester caratteristiche del mostro con la H sul fondello. Un altro elemento che fece pensare che non c'era di mezzo il mostro è il fatto che i corpi furono lasciati assolutamente stare, cioè non venne usato il coltello, non furono fatte escissioni, però a dire il vero era già 2 anni che il mostro non aveva toccato i corpi, se non con la pistola, insomma, a Baccaiano e a Giogoli. Poteva per qualche altro motivo non averlo fatto nemmeno lì, questo a essere sinceri. Comunque, leggiamo quello che pensava Filastò di questo delitto. Del delitto di Lucca, da Storia delle merende infami. Del delitto di Lucca si è detto un po' troppo frettolosamente che non può trattarsi di un delitto del mostro, perché mancano le escissioni e perché la pistola è diversa. Tuttavia, quanto al primo rilievo, si deve dire che quella sera diluviava, per cui le escissioni, secondo lui, con questo diluvio, potrebbe essere quello il motivo per il quale non vennero fatte. Quanto alla diversità dell'arma, c'è da dire che secondo l'opinione di alcuni investigatori, opinione amplificata da alcuni quotidiani, Francesco Vinci, ancora in carcere, con l'accusa di essere quantomeno l'assassino di Locci e di Lobianco,
avrebbe fatto di seppellire da un barattolo nascosto sottoterra, secondo il metodo dei sequestratori sardi, la famosa beretta e commissionato l'omicidio dei 2 giovani tedeschi settembre 83 allo scopo di procurarsi un alibi. Allora qui non si capisce bene che cosa intenda Filastò, però questa storia di questa pistola che non era quella del mostro, secondo lui è legata al fatto che nell'83 si sarebbe scritto sui giornali che un complice di Francesco Vinci, che era in carcere, avrebbe ucciso per conto suo. Poiché gli inquirenti accreditavano questa ipotesi, lo sfortunatissimo Vinci restava in prigione, nonostante il duplice omicidio di Giogoli. E qui c'è la spiegazione di Filastò. Ammettiamo che il mostro, nel suo gioco al gatto col topo, instaurato con gli investigatori, volesse far intendere che anche stavolta si stava commettendo un errore, che Vinci doveva essere scagionato e che i sardi non avevano niente a che fare con gli omicidi delle coppie. Quale altro sistema migliore di quello di commettere un duplice delitto sovrapponibile ai precedenti, ma con l'uso di un'arma diversa? Ma allora, io penso che questa spiegazione di Filastò è veramente una spiegazione forzata, cioè sembra di capire che il mostro avrebbe voluto dimostrare agli inquirenti che Francesco Vinci con i suoi delitti non c'entrava niente. E come avrebbe fatto? Siccome lui ci aveva già provato nell'83 aggredendo i ragazzi tedeschi con la pistola sua, ma non era stato creduto, diciamo così, cioè gli inquirenti avevano continuato a tenere in carcere Francesco Vinci, e lui questa volta dice va bene, provo con una pistola diversa. Ma francamente a me sembra una spiegazione veramente tirata per i capelli. Semmai avrebbe potuto essere il contrario, avrebbe potuto essere che avendo provato nell'83 con degli elementi, diciamo così, non sufficienti, come poteva essere il fatto di aver aggredito due ragazzi, 2 maschi, avrebbe potuto fare un delitto, diciamo così, con tutti i crismi, per dire no, sono veramente io, non è un mio complice. E invece no, fece un delitto che era mancante di tanti particolari dei suoi. Il primo era la pistola, il secondo era i bossoli, le cartucce che non erano le sue, non c'erano state escissioni e così via. Insomma, sembrava proprio un delitto che con i suoi, al di là del fatto che fosse una coppia, non pareva che c'entrasse qualcosa. Però, a dire il vero, Filastò, qui entra il discorso del mostro poliziotto, non pensava tanto che il mostro avesse voluto scagionare Francesco Vinci, ma avesse voluto fare uno scagionamento, non so se si può dire, preventivo. Infatti, il delitto è del 21 gennaio, il 26 sarebbero andati in carcere Giovanni Mele e Piero Mucciarini. Sentiamo cosa dice Filastò. Resta poi la coincidenza cronologica con la svolta prossima dell'inchiesta e l'incarcerazione di Mele e Mucciarini, che avverrà dopo soli 2 giorni. Qui è un errore, sono 5 giorni. Se esiste il collegamento fra quest'ultima circostanza e l'omicidio dei fidanzati lucchesi, del resto mai risolto, il caso è stato archiviato fra gli insolubili, risulta una persona che può accedere a informazioni riservatissime. Infatti i giornalisti più accreditati avevano avuto fino a quel momento nient'altro che il vago sentore di un prossimo risultato investigativo determinante. Allora, dice Filastò, se questo delitto il mostro lo aveva fatto per dire agli inquirenti guardate che vi state sbagliando, i mostri non sono Mele e Mucciarini, ma è un altro, sono io. Se avesse avuto questo scopo, questo suo delitto, voleva dire che il mostro aveva accesso a informazioni riservate, perché di questo prossimo arresto la notizia non era nota, nessuno la sapeva, i giornalisti non la sapevano soltanto le forze dell'ordine. Per cui il mostro sarebbe stato un componente delle forze dell'ordine. Ho capito, però questo nell'ipotesi che questo delitto fosse stato effettuato per dimostrare che non erano Mele e Mucciarini i mostri. Però, allora, prima di tutto, perché tutta questa fretta?
poteva lasciare che Mele e Mucciarini fossero messi in carcere e poi fare il suo delitto, anche perché il rischio poteva essere quello che, essendo il 21 di gennaio Mele e Mucciarini liberi, sarebbero stati arrestati soltanto 5 giorni dopo, e allora potevano essere stati anche loro a fare quel delitto. Sì, uno poteva pensare, sì, magari però avevano un alibi, oppure c'erano i poliziotti che li stavano alle calcagna. Sì, può essere, ma insomma, a quel punto lì, perché non aspetti che siano in carcere e poi fai il tuo delitto, così sei sicuro che puoi dimostrare che loro non c'entrano, essendo in carcere, è chiaro. Poi insomma, un'altra domanda che uno si deve porre è: ma che interesse aveva lui a scagionare Mucciarini e Mele dai suoi delitti? Io non penso che avesse tutto l'interesse a lasciarli in carcere. Se appunto si pensava che fosse uno di loro il mostro, poteva essere tranquillo fino al momento in cui andava a uccidere di nuovo, per cui non aveva interesse a fare questo scagionamento preventivo. E poi, se li voleva scagionare, ma insomma, se li voleva scagionare doveva farsi riconoscere, cioè come minimo doveva usare la sua pistola, cioè non torna questo discorso che siccome aveva già provato a settembre dell'anno prima e non era stato creduto, che poi non è nemmeno così vero, perché insomma il fatto che Francesco Vinci non fosse il mostro, ma gli stessi inquirenti ne erano consapevoli, lo sapevano, per cui insomma lo scagionamento c'era stato, ma in ogni caso, se proprio lui voleva essere sicuro che quel delitto fosse attribuito a lui, per cui non poteva essere opera di altri, insomma doveva usare la sua pistola, la cosa come minimo. Poi sì, l'escissione, è vero che era una serata di pioggia, ma la macchina era grande, lui poteva entrare e poteva fare questa escissione all'interno della macchina se avesse voluto, sicuramente quella del seno, ma secondo me anche quella del pube. Bastava che si mettesse in una certa posizione, non c'era nemmeno pericolo dell'arrivo di altre macchine in quella situazione lì, visto appunto che diluviava. Ma a questo punto io direi che gli elementi che Filastò mise sul piatto per dimostrare che il mostro era un poliziotto addentro così alle indagini, che conosceva le notizie riservate, io direi che potrebbe finire qui, perché non ci sono elementi che possono far presumere una cosa del genere. Ultimamente, ma io penso anche già da un po' di tempo, da un po' di anni, va molto di moda l'idea della persona interna allo Stato, no? Che sarebbe stata anche protetta e così via. Diciamo così, è una variante un po' del mostro poliziotto, ma di questa direi che non è il caso che io me ne occupi in questo video. Magari può essere che me ne possa occupare più avanti, ma anche in questo caso posso così diciamo, anticipare che si tratta di ipotesi che hanno basi molto molto fragili. Ma diciamo, già che ci siamo, siccome di questo delitto di Lucca se ne è parlato molto e ci sono così valutazioni contrastanti, c'è nonostante tutto chi continua a ritenerlo un delitto di quelli del mostro di Firenze, altri che invece non sono di quest'idea, come per esempio gli estensori dell'articolo che vi ho detto prima, in questo sito Misteri di Lucca, che però rimangono perplessi di fronte alle motivazioni di questo delitto. Perché cosa poteva esserci dietro questo delitto? Poteva essere una rapina? Questa è l'ipotesi prevalente di chi non lo vede come un delitto del mostro. Però è un'ipotesi che ha i suoi punti deboli. Allora, cominciamo a dare un'occhiata agli elementi e cerchiamo di ricostruire una possibile dinamica. Una dinamica che, a dire il vero, questi estensori dell'articolo su Misteri di Lucca ricostruiscono una dinamica e devo dire anche abbastanza bene. Io vi apporterei un paio di piccole modifiche, ma aggiungerei poi delle considerazioni ulteriori che io credo che possono chiarire meglio il contesto di questo delitto. In ipotesi, sempre in ipotesi.
Allora, i ragazzi furono trovati con tutti i vestiti addosso, l'abbiamo visto, no? Come erano, ma con i sedili abbassati. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che erano appena arrivati, visto che era gennaio, visto che era una serata di quelle un tempo da lupi, è possibile che avessero anche così deciso di limitarsi a qualcosa che non prevedeva di spogliarsi del tutto, no? Per il freddo, cioè, mi sembra che c'aveva una coperta, ma insomma si può pensare che spogliarsi del tutto in una giornata così, in una serata così, non poteva non essere una buona idea. Però almeno lei togliersi le mutande, lui slacciarsi i pantaloni, io credo che se fossero stati colti durante così, un rapporto intimo, almeno questo sarebbe stato. Invece no, erano completamente vestiti, vuol dire che erano stati attaccati al momento del loro arrivo. E l'assassino ruppe il vetro con un corpo contundente, questo come dicono i rapporti della polizia, sembra. Poi si presume che ai due chiese il portafoglio e la borsetta di lei. Quel portafoglio e quella borsetta, sicuramente il portafoglio ma anche la borsetta, non è che lui li prese dopo aver ucciso i due, perché i corpi non mostrano segni di spostamento, i corpi rimasero nella posizione in cui furono freddati. Per cui anche la borsetta probabilmente lei l'aveva messa nel sedile posteriore e le quattro sportelli erano tutte abbassate, e gli sportelli non erano stati aperti, cioè è difficile pensare all'assassino che si fosse sporto per andare a prendere la borsetta. Visto anche che portò via il portafoglio, è molto probabile che avesse chiesto il portafoglio e la borsetta ai due, però poi aveva cominciato a sparare. Allora, io penso che il primo sparo fu quello alla gamba di Graziella. Ecco, chi ha immaginato la dinamica su questo sito pensa che questo sparo alla gamba di Graziella sia il secondo, cioè il primo sparo sia quello alla gola del ragazzo. Io penso invece che questo alla gamba di Graziella sia il primo sparo, cioè io penso che nel momento in cui i due consegnarono la borsa e il portafoglio, ci fu, diciamo, un tentativo da parte di uno dei due di resistenza. Magari mentre prendeva uno dei due oggetti, ne aveva preso uno, ne stava prendendo un altro, uno dei due si attaccò alla mano che teneva la pistola e partì un colpo. Partì un colpo che andò non verso il bersaglio corretto, cioè verso la testa o il corpo dei due, ma andò sulla gamba di Antonella. A quel punto diciamo che chi aveva sparato, chi aveva in mano la pistola, si lasciò prendere dal panico, ma insomma ci fu una reazione e ci furono i successivi 3 spari, con i 4 bossoli che caddero fuori dalla macchina, e 3 di questi bossoli ricordo che furono perduti. Successivamente ci devono essere stati 2 colpi di grazia, perché furono trovati 2 bossoli dentro l'auto, per cui si deve immaginare che l'assassino avesse messo la mano dentro l'abitacolo e avesse sparato 2 colpi ai 2 malcapitati, e 2 colpi di grazia, insomma, per ucciderli definitivamente. A questo punto pensiamo a questa dinamica inserita in un contesto di rapina. Non tornano tanto le cose per una rapina. Prima di tutto, in quel posto, era in campagna, sulle rive di un fiume, in una serata di gennaio, con un tempo da lupi che diluviava, che poteva essere lì in attesa di qualcuno che arrivasse per rapinarlo? Cioè non ha molto senso, no? Cioè, non è una situazione ragionevole, cioè secondo me è impossibile che ci fosse qualcuno lì in attesa di di una macchina che fosse arrivata proprio in quel posto lì per rapinarla. Ma poi era in attesa dove? Su un'altra macchina? Era in attesa con un impermeabile mentre stava piovendo, con l'ombrello? Insomma non ha molto senso. È molto più plausibile che questo qualcuno avesse seguito la macchina dei due. Un'altra cosa che mi dà da pensare è questa. Vediamo questa immagine. Ecco, questa è la zona della trattoria, la cantina di Alfredo, dove i due erano andati a mangiare. Ecco, questa zona, come si vede, è una zona di campagna.
Ora, in quel gennaio, con quella pioggia, saranno mancati i posti dove appartarsi in una zona così? Assolutamente, cioè ce ne saranno stati tantissimi di posti possibili dove così soddisfare un desiderio che poteva essere sorto al momento, insomma, diciamo che c'erano, poi loro la zona la conoscevano perché andavano a mangiare in questa trattoria frequentemente. Io ho letto, ho sentito addirittura tutte le settimane. E invece dove andarono? Qua a destra vediamo la trattoria Cantina di Alfredo, in alto vediamo il luogo del delitto, in mezzo c'è la città di Lucca e in un quartiere periferico di Lucca, San Vito mi sembra, vivevano due case separate ma vicine. Loro dalla trattoria Cantina di Alfredo andarono dalla parte opposta di Lucca, senza avvicinarsi, cioè non è che si avvicinarono alla loro casa per cercare un posto, andarono proprio in un posto lontanissimo, che era ancora più lontano quasi da casa loro di quanto lo era questa trattoria. Perché? Perché non avevano cercato un posto nella campagna che c'era tra la trattoria e la loro casa? Sarebbe stata la cosa più logica. Non è che era una serata d'agosto dove magari poteva essere anche, non so, potevano anche avere voglia di fare un giro e poi fermarsi in qualche posto che gli era sembrato idoneo. Era una serata di gennaio, diluviava, per cui insomma se andarono a cercare un posto per appartarsi così lontano, una motivazione ce la dovevano avere. Secondo me la loro motivazione, magari una motivazione che sapeva soltanto lui, che ci poteva essere qualche pericolo in una zona che qualcuno sapeva che era una zona dove loro andavano, la zona dove andavano a mangiare, insomma. E io penso che fossero andati a cercare questo posto lontano proprio per paura di quello che poi effettivamente sarebbe successo. Allora, a questo punto parliamo di Paolo Riggio. Si dice che vennero fatte delle indagini, si andò a guardare anche nella sua vita, la gente chiacchierava, però comunque Paolo Riggio era un ragazzo di 34 anni che era disoccupato da 3 anni, aveva subito un'operazione per problemi alla schiena. Lui aveva fatto il camionista, aveva questi problemi alla schiena, si era fatto operare, ma purtroppo l'operazione era andata male e aveva avuto come effetto collaterale quella di menomargli una gamba, per cui lui camminava male e poi era 3 anni che era disoccupato. Pare che ultimamente avesse cercato di farsi assumere come bidello, ma insomma in questi 3 anni pare che lui tutti i giorni andasse a giocare a carte in un bar. E insomma non sembra nemmeno che gli fossero mancati i soldi, insomma, il padre era un ex muratore, adesso non so se aveva finito, erano siciliani di Palermo, erano andati in Toscana da una ventina d'anni. E mentre la Graziella Benedetti era toscana, era della zona. E, insomma, di cosa campava questo ragazzo? Chi gli dava soldi per vivere? Al di là di una piccola pensione dovuta alla sua invalidità. Non è escluso che avesse potuto essere entrato in contatto magari con una certa criminalità, magari anche favorito dal fatto che, essendo siciliano, poteva anche aver avuto dei contatti con, si sa che la mafia poi si è diramata in tante zone dell'Italia. Questa è un'ipotesi, Potrebbe anche essere un'altra ipotesi che giocando a carte nel bar, magari giocava a carte nel bar così per passare la giornata, però si fa presto da giocare così per divertirsi a giocare magari per i soldi. Magari poteva anche avere contratto dei debiti di gioco, chi lo sa. Fatto sta che questo delitto ha tutti gli aspetti di un delitto fatto per uccidere proprio loro, probabilmente proprio lui. È possibile cioè che qualcuno abbia tentato di recuperare una somma magari, oppure semplicemente abbia voluto farla pagare al ragazzo.
Può darsi che avesse tentato di recuperare la somma e che, siccome poi la cosa era degenerata perché c'era stata questa sparatoria, avesse poi per sicurezza dato il colpo di grazia ai ragazzi perché non lo potessero denunciare. Questa è una possibilità che spiegherebbe le anomalie di questo delitto visto come rapina, perché effettivamente, volendolo vedere come la rapina di un tossico, come si è anche detto, i conti non tornano granché. Io direi che a questo punto, dopo questa coda sul delitto di Lucca, questi due video sul mostro poliziotto, sulla leggenda del mostro poliziotto, finiscono qua, per cui ci vedremo al prossimo. Saluti.